17 ottobre, partenza da Layun, non prima di aver ingrassato la catena, sempre rigorosamente a motore spento. A proposito, portatevi il kit di pulizia e ingrassaggio da casa, perché in Marocco non li hanno neanche nei negozi specializzati, tant'è che io facendo questo errore ho dovuto usare grasso da ingranaggi e pennello, acquistati in un negozio di bricolage a Fes. Ed eccomi sulle strade asfaltate ricoperte dalla sabbia del deserto, come vedevo nei documentari che guardavo da ragazzo, immaginando un giorno di percorrerle. Questa piccola località senza nome si trova tra Layun e Fom El Oued, località turistica di mare di Layun. Per raggiungere il primo waypoint della giornata sono risalito per la strada che costeggia il mare, mentre per scendere avevo preso la più moderna strada a 4 corsie che corre più internamente. Ricordate che nel precedente video vi ho parlato del relitto del traghetto che collegava Tarfaya alle Isole Canarie? Beh, questo viaggio parte banalmente dalla curiosità di vedere il relitto della As-Salama, che il mare ha spinto a circa 4,5 km più a sud di Tarfaya. Da quest'idea si è sviluppato piano piano tutto il viaggio, che originariamente prevedeva l'arrivo a Dakar, poi ridimensionato a Dakhla e definitivamente stabilito a Layun. E vi spiegherò il perché. Tonight we're giving, tonight we're going strong, tonight we're hoping for each other. Quasi 3.000 chilometri per questo scatto. Lo so, devo farmi vedere da uno bravo. Per dovere di cronaca è giusto che sappiate che passeggeri ed equipaggio sono tutti stati tratti in salvo. E salutiamo anche i dromedari di Tantan, segno distintivo di questa città. Il motivo per cui ho dovuto accorciare il percorso è stata la voglia di poter condividere qualche istante di questo viaggio con Elisa, mia moglie, la piacevole sorpresa di cui avevo accennato la volta scorsa. Abbiamo trovato un volo da Torino ad Agadir sul weekend con arrivo venerdì 21 ottobre, perfetto come orari che ci consentirà di visitare Marrakech insieme. Dakar quindi era improponibile e Dakhla sarebbe stata una corsa contro il tempo, per cui ho davanti a me 3 giorni da passare lentamente, che in altro modo sarebbero stati stretti per scendere e risalire da Dakhla. Non che non si possa fare, ma le cose di corsa non fanno parte di me. A 50 km da Guelmim, l'orizzonte si colora di giallo e si è alzato un forte vento. Mi sto infilando in una tempesta di sabbia. Non è come quelle che si vedono nei film, ma devo procedere con moto sbandata e la sabbia entra fastidiosamente ovunque.
scatole sono fuori. Se dovete raggiungere la provincia di Sidi Ifni o Mirleft in moto, fatelo lungo la costa, una strada panoramica stupenda, con curve ampie, veloci e sali-scendi adatte ai più smanettoni, ma sempre nel rispetto delle regole, mi raccomando. Ed ecco il camping Gite Le Nomad, 7 euro a notte, dotato anche di cucina esterna. Spiaggia Sidi Mohammed Ben Abdallah di Mirleft, è la prima spiaggia che si incontra arrivando da sud della città. Domani ancora più a sud. Sono a Gzira, è poco più di 150 km a sud di Agadir. È una spiaggia spettacolare, praticamente quasi incontaminata. Sicuramente in alta stagione ci sarà più gente. Il periodo giusto secondo me è ottobre o maggio, dove comunque fa caldo ma non è quel caldo asfissiante. E sono qui perché mi incuriosiva una struttura di sabbia, ma ho scoperto che nel 2016 è crollata. Purtroppo è rimasta in piedi una struttura gemella, o quasi, che ha un piede molto più largo puntato nel mare e quindi ancora per qualche anno la si potrà godere, ma è destinata anche lei purtroppo a crollare, ed è quella struttura laggiù. Nothing is untrue, nothing don't matter. It's all notions of our emotions, of everything we are and what we belong to, how we reach our destination. Il 19 ottobre lo passo gironzolare per le strade intorno a Mirleft e salgo sulla collina di fronte per visitare i resti di un castello. Purtroppo però scopro che in cima si arriva solo a piedi, scalando la collina, in quanto non vi sono sentieri, o almeno io non l'ho trovato. E poi non mi va di lasciare la moto incustodita, anche se finora non ho mai avuto motivo di essere diffidente.
caught in burning fire, and the sun may tear the wings of us like Icarus. We fly, caught in a burning. Questa è la spiaggia di Imin Turga, a nord di Mirleft. Oltre che per la strada, dove c'è un ampio parcheggio, la si può raggiungere scendendo da una suggestiva scala posta sul promontorio sulla sinistra. Il 20 ottobre lo passo riordinando file video e foto nella confortevole area relax del camping. Oltre al cortile dove sistemare la tenda, ci sono anche dei mini appartamenti e tanto di terrazza. Ottimo posto.